Ciao amici e amiche del segno dei pesci, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Come andrà la vostra settimana lo scopriremo insieme, ovviamente la settimana da analizzare è quella dall'1 al 7 giugno e prima di iniziare vi ricordo che questa è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli, i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Innanzitutto andiamo ad inquadrare come andrà la vostra settimana, quindi le energie principali, i segni zodiacali e poi vedremo l'ambito amore, le relazioni più importanti, il lavoro e le finanze. Come prima carta troviamo la torre. La torre è una fase di protezione, di attenzione e di consapevolezza, perché magari ci stiamo preparando a un qualcosa di importante, oppure abbiamo bisogno di riposarci, staccare un po' la spina per eccessiva stanchezza. Magari abbiamo bisogno di isolamento per cercare di studiare attentamente alcune cose. Spesso salta fuori quando ci sono le questioni molto importanti legate alle questioni legali, burocratiche, all'autorità in senso generico. A volte può anche darsi che abbiamo a che fare con una persona che ci mette un po' così in soggezione, una persona che stiamo osservando, stiamo attenzionando. E questo vale per le relazioni anche in amore, magari prima di fare un passo, prima di dire un qualcosa, cerchiamo di osservare per bene alcuni atteggiamenti, perché c'è un po' di confusione, un po' di incertezza, che sia legata a una persona nello specifico o a una situazione che stiamo vivendo a livello pratico. Queste nuvolette sono un po' fastidiose e che la confusione, le complicazioni, è vero, possono essere passeggere, però abbiamo bisogno di intervenire prontamente in modo deciso e netto e molto chiaro. E infatti la falce ci sta dicendo che possiamo raccogliere dei risultati, ottenere soddisfazione, però dobbiamo essere immediati, prendere delle decisioni rapidamente, di non tergiversare. Può esserci anche un cambiamento improvviso da gestire e quindi di farci trovare pronti. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente quelli di aria, e quindi abbiamo Gemelli, Bilancia e Acquario. Abbiamo anche un pochetto quelli di Terra, Toro, Vergine e Capricorno. E adesso vediamo l'ambito amore. Allora, soprattutto per darvi qualche indicazione in più, i segni di terra riguardano maggiormente la sfera affettiva, amorosa, sentimentale, amicizia e famiglia, per darvi giusto un'indicazione. Gli altri riguardano le questioni più pratiche, però ovviamente consiglio sempre di ascoltare e di adattare a quello che vivete. A proposito proprio delle relazioni più importanti e soprattutto amore e coppia, troviamo qualche divergenza, un qualcosa che è vero sì può essere passeggero, però l'oleandro ci fa capire che c'è un po' di tensione e spesso salta fuori quando abbiamo dubbi e perplessità, ci stiamo ostinando in qualcosa o c'è bisogno, ricerca di conferme dell'amore, dell'affetto, di alcune cose che magari appunto state facendo insieme e questo può destabilizzare o appunto creare un po' di tensione. Però abbiamo il croco che è molto positivo e poi la carta della viola. Questo già ci fa capire che comunque c'è intesa, c'è appoggio, sostegno, quindi una bella unione, senso di comprensione, di protezione, quindi potreste avere subito le vostre conferme in senso positivo. Alcune possono anche indicare una specie, diciamo, di riappacificazione, quindi abbiamo l'ulteriore conferma che un disguido riguardo ad alcune faccende o anche un conflitto verrà risolto. Ovviamente la viola
ci pone l'attenzione su alcune cose che forse dobbiamo lasciare andare, il senso di controllo, il senso di conferme, oppure quel chiodo fisso che in pratica, può riguardare i nostri dubbi a livello strettamente personale. Per quanto riguarda i single, se c'è una frequentazione in corso, la cosa, fa un po' fatica a decollare o ad andare avanti magari come pensava il vostro cuore. Quindi qui forse ci sono alcune cose che a livello intuitivo, a livello interiore sapete essere un po', difficili da sostenere, però magari state dando, un'opportunità. Se non c'è nessuno effettivamente queste possono indicare, dei contrasti, magari c'è qualcuno che vi interessa, però forse non più di tanto, o c'è una persona che sta cercando di cogliere la vostra attenzione, però, non è il momento giusto o comunque non è, abbastanza. Di sicuro ci sono delle questioni che devono essere ancora risolte, perché forse state procedendo, andando avanti, però siete ancora trattenuti da queste vecchie situazioni, da rapporti precedenti. E adesso andiamo avanti con le questioni più pratiche e lavorative. Troviamo il Gran Signore. Questa può riferirsi sia a voi, nel senso che riuscite a tenere tutto sotto controllo, a gestire le cose come si deve, ma anche ad una persona che è in grado di aiutarvi, sostenervi e proteggervi. A proposito proprio di qualcuno che può aiutarvi, magari ci sono delle situazioni, delle incombenze, questioni a livello legale, burocratico. Sappiamo che alcune cose sono veramente, veramente fastidiose da sostenere. Quindi se noi già abbiamo possibilità e capacità, sappiamo di doverle affrontare, se poi c'è anche qualcuno, un professionista o qualcuno che ci può aiutare, ben venga assolutamente, e ci possono essere subito dei nuovi sviluppi interessanti. Magari alcune cose sappiamo che c'è un po' di lentezza e si andranno a risolvere successivamente, però già sapere che qualcosa si va a muovere è sicuramente positivo. Comunicazioni di vario tipo, la lettera infatti apre a tutti i tipi di notizie, anche a realizzazione, a soddisfazione, a decisioni da prendere, a possibili scambi, di idee, di richieste e opportunità, e questo può essere soprattutto utile per chi sta cercando di fare grandi cambiamenti nella propria vita lavorativa, per chi vuole lasciare il lavoro o chi lo sta cercando, perché magari ci sono alcune cose che, state lasciando andare, state modificando, vi state concentrando forse su quelle un po' più difficili e complesse per darvi l'opportunità di fare un tipo di ricerca molto più adatto a quello che state, cercando. E come vedete la carta della lettera effettivamente può portare un po' di movimento in questo senso, come vi dicevo, delle opportunità, delle richieste, delle circostanze favorevoli che quindi andranno ad aprire un percorso di ricerca molto più costruttivo per voi. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!